Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Rosso. Oggi sono tornato qui al centro commerciale di Azzurropoli perché nei commenti, finalmente il primo commento, mi avete detto di comprare una Pokébambola perché ci servirà a Zafferanopoli. Allora, prima cosa, ci compriamo una Pokébambola. In questo episodio non abbiamo molto da fare in realtà, perché voglio fare degli step piccoli. Se si sposta l'amico Fritz mi fa scendere, mi fa passare. Però abbiamo tanto di cui parlare, perché sostanzialmente da quando è uscito l'episodio scorso ho giocato molto e ho preso un Pokémon particolare che farà parte del nostro team, di cui non vi svelo ancora niente. Lo vedrete tra qualche episodio, penso. Intanto lo sto allenando. È un Pokémon che mi piace molto. È un Pokémon che sarà forte nel nostro team e che non si trova nel prato, quindi un po' di mistero, ma lo vedrete presto, insomma. Oddio, presto, penso tra 2 o 3 medaglie addirittura, perché lo voglio portare a livello un pochino più alto. E abbiamo da decidere un po' di cose, perché io ho portato su di livello anche Jolteon, e un po' tutti, adesso vedete sono tutti al 30, ma Jolteon in particolare. E ho scoperto che Jolteon sostanzialmente non impara mosse elettro, e questo mi crea parecchi pensieri. Perché noi abbiamo la mossa fulmine che abbiamo preso dalla palestra elettro, però sostanzialmente ne abbiamo una sola. E ho guardato e non si può comprare altre MT fulmine. Il problema è che ci sono diversi Pokémon che andrebbero bene con fulmine nella nostra squadra. In particolare Nidoking ha la possibilità di imparare un sacco di MT, ho visto, e anche lui da solo non impara praticamente niente. E voi, se vi ricordate, abbiamo solo Body Slam che gliel'abbiamo insegnato, incornata, azione velenospina. Capite che non è un moveset da Nidoking, no? Ci vuole terremoto. Terremoto lo prenderemo più avanti nella palestra, nell'ultima palestra, nell'ottava palestra. Però se ho letto bene in giro si può trovare anche un'altra MT, quindi avremo 2 MT terremoto, una per lui e una per qualcun altro. Altro problema nel nostro team è Viplum. Viplum, ho scoperto che dopo l'evoluzione, no, non volevo far taglio, dopo l'evoluzione non impara più niente. E è un po' comune a tanti Pokémon, e Evoluti con la pietra non imparano più niente, quindi sostanzialmente bisognava tenerlo Gloom finché imparava almeno Petalotanza. E Mega Assorbimento non lo impara neanche Gloom, io sono rimasto abbastanza perplesso. Quindi taglio, ok, c'è utile, ma assorbimento, acido sonnifero, non impara mosse veleno, non impara una beata, e che dire, Gloom finirà nel PC, cioè non... sì, è Vibrant, che ci possiamo fare? Non possiamo farci niente. Quindi stavo iniziando a pensare come portare avanti la squadra, perché abbiamo dei Pokémon che non hanno motivo di esistere nel nostro team, no? Allora, Jolteon, ok, sì, gli insegnerò fulmine, anzi potremmo insegnarglielo già oggi, perché sostanzialmente se no non ha senso, ok? Imparerà Misispillo, che è una mossa coleottero, ok? Con fulmine, magari tuono onda e agilità, penso che possa andare bene, almeno nella... ci potrà essere utile contro l'Orelei nella Lega Pokémon. E poi comunque un Pokémon elettro ci serve. Viplum l'abbiamo bocciato, cioè ce lo teniamo dietro per adesso, ma poi sarà bocciato. Pidgeotto si evolve in Pidgeot, però anche qui io guardavo, avremo già Charizard che è volante e Pidgeot, e diventano un po' troppi, cioè dopo allora avevamo Magikarp alla pensione Pokémon, diventano troppo deboli all'elettro, ok? Non va bene. Anche se in realtà io non pensavo di prendere Gyarados come Pokémon d'acqua. Mi sarebbe piaciuto molto Stario. È pieno di ragazzi, ok. Tanto che parliamo, andiamo a batterci la palestra di Erika. Siamo alla palestra di Pokémon d'erba.
quindi direi assolutamente Charmeleon. Charmeleon si può fare comodamente tutta la palestra, penso. Ecco, altro Pokémon che non ha motivo di esistere in squadra è Raticate. Non andremo alla Lega Pokémon con Raticate, direi, cioè. Però un Pokémon di tipo normale mi piacerebbe. Quindi in soldoni, e secondo me Pidgeot, Eradicate e Vileplume sono destinati a partire. Ok? Resteranno Jolteon, Charizard e chi era l'altro? Jolteon, Charizard e Nidoking, ovviamente. Il quarto posto sarà occupato dal Pokémon che sto allenando in segreto. Uno sarà Starmie, quindi Pokémon d'acqua, direi che Starmie è Psico. Qua ci sta massacrando Starmie è secondo me il Pokémon ideale nel nostro team, perché lo Psico non ce l'abbiamo e è un Pokémon d'acqua forte che impara mosse ghiaccio, è un buon attaccante speciale secondo me. E se la finisce questo qui ci fa anche un piacere. Dobbiamo curare la paralisi. E quindi poi il sesto Pokémon sarebbe un bel Pokémon normale secondo me, perché noi abbiamo tanti Pokémon gracili, mettiamolo così, leggerini, che sono tutti Pokémon grandi attaccanti, fisici o speciali, ma non c'è il grande tank. E come grande tank io pensavo a un buon Snorlax a questo punto. Queste erano più o meno le idee, solo che Snorlax lo prenderemo dopo aver fatto la torre di Lavandonia. Ce n'è uno qua, dopo ve lo faccio vedere, ma ci serve il Pokéflauto per svegliarli. E santo cielo, non possiamo fare un episodio dove subisco tutto l'episodio, però. Per fortuna che ho detto che il Charmeleon si può fare tutta la palestra. Porca cane. Vabbè. È scandaloso. Si è paralizzato e praticamente Avvolgibotta è rotto che basta la metà. Niente, continuerà così, vabbè, è morto Charmeleon, vabbè. Adesso andiamo a curare, dai, è la prima palestra dove entriamo e non usciamo con i Pokémon, vabbè. Pidgeotto, che ricordiamo non ha ancora mosse volanti, è incredibile, anche se dovrebbe impararla a livello 32. Allora, in realtà l'idea iniziale era di evolvere Charmeleon in Charizard. Dopo però ho pensato, Charizard si evolve a livello 36. Se io vengo in questa palestra con Charizard a livello 36, che spettacolo c'è nel video, cioè one shottiamo tutto con lanciafiamme, non ha senso. Qua i Pokémon sono al 23, al 25, così. No dai, Avvolgibot anche te no, però. Ma è possibile che sia più veloce di Pidgeotto, ma dai. Ok, andiamo a curare i Pokémon, abbiamo fatto una brutta figura. Ok, Pidgeotto sarà a livello 31. Ah, attacco d'ala al 31, ah, perfetto, questa è una bella cosa. Assolutamente sì, direi che Turbo Sabbia non ha... Ok, questo ci aiuterà in questa palestra. Molto bene. Vabbè, intanto che torniamo a curare i Pokémon, magari mettiamo anche la bicicletta. Parlando dei Pokémon nel team, quindi sia Nidoking che Starmie in futuro, abbiamo sempre un problema di MT, perché le MT sono veramente contate. Adesso, nel centro commerciale di Azzurropoli, su in cima, nell'altro episodio abbiamo parlato con tutti, tranne che con una ragazzina che c'è su all'ultimo piano, diciamo, dove abbiamo comprato l'acqua fresca.
E per caso in realtà stavo tornando su per vedere che MT c'erano, sono tornato lì e mi sono accorto di non avergli parlato. E quella era fondamentale, sostanzialmente, quella ragazzina lì, in base a cosa gli dai da bere, ti dà una MT. E in particolare, dandogli l'acqua fresca, mi ha dato gelo raggio. Ora, gelo raggio può essere imparato sia da Nidoking che da Starmie, ovviamente. Il problema è che ne avremo uno solo. E Nidoking, insomma, sarebbe una mossa interessante per Nidoking, secondo me. Però è anche un must per Starmie, perché è un Pokémon d'acqua, Starmie, Surf, psichico, gelo raggio e ripresa sarebbe proprio il top. Se non fosse che Starmie impara anche Bora, e ci faremo bastare Bora, direi. Quindi, diciamo, sto facendo un po' di conti su quali MT abbiamo a disposizione e quali effettivamente possiamo segnare a chi, perché avremo appunto Nidoking e Starmie, che sono due Pokémon molto jolly e possono imparare tantissime robe. Stessa cosa a Fulmine, no? Noi la insegneremo a Jolteon, perché di sì, perché sennò Jolteon non bisogna buttarlo, però anche a Starmie stava veramente bene, se ci pensate. Qua c'è addormentato, c'è Verena, c'è addormentato, ce le fanno tutte oggi. Il motivo per cui me la prendo un po' con calma a fare questa palestra è sostanzialmente che volevo fare un episodio solo palestra di Erika e il Casino Rocket, che sarà il prossimo episodio. Poi però, quando mi metto a creare le miniature, questa immagine di Erika mi piaceva troppo, ok? E ne ho fatta un'altra per il Casino Rocket che mi piace anche, quindi facciamo sostanzialmente due video perché mi piace le miniature che ho fatto, portate pazienza. In realtà non pensavo di perdere tutto questo tempo dietro agli allenatori di Erika. No, non è possibile, capite? Non c'è. A parte che sono addormentato da tipo 5 turni e adesso sta diventando anche snervante la cosa. Questo è il momento in cui mi pento di non aver evoluto Charizard e essere venuto qui proprio a massacrarlo. Ok, dai, vai giù, no. Avvolgiport, no, non è possibile, è una mossa rotta. Tra l'altro proprio non si può attaccare. In altre versioni di Pokémon che ho giocato in realtà fa danni, diciamo, ogni mossa, però ti permette di giocare. Qua proprio sei bloccato, non puoi giocare. Oddish, no. Adesso ci paralizza. C'è veleno, dai. Vabbè. Vabbè. Intanto questo è andato. Non so neanche se ho un antidoto. Charmeleon, sale livello 33. Cerca di imparare lacerazione. Beh sì, sicuramente sì. Lacerazione è meglio di ruggito, cioè è meglio di tutto in realtà, che mosse sono. Sta per usare Bellsprout, no? Qua ci vorrebbe un bel lanciafiamme, turbofuoco. Niente da fare. Sto gioco le mosse sono abbastanza poche. Vediamo se abbiamo un antidoto. Mi scoccio, sì, guarda, ne abbiamo proprio due. Ok. Qua a destra e a sinistra non c'erano altre allenatrici, ce le facciamo tutti, perché no? Ok, vediamo cosa. Che Pokémon d'erba ha questa? Bellsprout. Bellsprout è un Pokémon che apprezzo tantissimo. Victreebel è veramente forte, bello. Purtroppo ho scoperto che nella versione rossa c'è Oddish e non c'è Bellsprout, quindi non lo possiamo. E basta, e basta. Non è possibile. Ok. Intanto che ci battiamo l'allenatrice, vi ricordo che ho aperto anche la pagina su Facebook, quindi se volete
dialogare, commentare anche lì, potete benissimo, ovviamente è gratuito, basta che andate sul link, mandate l'amicizia se volete, io pubblico anche lì, metto il link dei video, quindi anche lì si può interagire o anche potete scrivermi senza problemi. Ho visto già che per Sea Fight funziona, qualcuno mi ha già scritto, mi fa molto molto piacere. Insomma, mi piacerebbe crescere un po' questa community, magari porto anche dei giochi che vi piacciono un po' di più, dai. Cioè, più che altro che vi piacciono a me, perché sostanzialmente il canale è mio e vi faccio i giochi che mi piacciono, però se trovo anche riscontro negli altri è bello. Allenatore junior. Bulbasaur. Oh, bello, Bulbasaur è proprio un bel Pokémon. Tra l'altro io nelle versioni Pokémon ho sempre scelto Charmander. Però quando gioco la Cobblemon o la Pixelmon, scelgo quasi sempre Bulbasaur. Proprio per Parassiseme, perché Parassiseme è una mossa troppo comoda. Ok, qui abbiamo Ivysaur, ok. Adesso speriamo di aver beh, bellissimo, bellissima l'immagine di Ivysaur. Adesso però andiamo da Erika che non ho più mosse sostanzialmente. Che sta usato? Ah, il Parassisteme di prima. Ce l'abbiamo già Parassisteme. Allora, risparmiamo un po' di mosse. Vediamo lacerazione come va. Assolutamente sì. Ok. Penso che li abbiamo fatti tutti. No, qui dentro ce n'è ancora una sbracciata di allenatori. È impegnativa. Taglio. Erika ovviamente è quella lì diversa. Al centro. Carina. Fantallenatrice. Manda Whipping al 24. Ok, braciere. Basta che non abbia avvolgibotta perché vele in polvere. A questo punto quasi meglio vele in polvere di avvolgibotta. Charmeleon sarà a livello 34. Se lo tiravo su un paio di livelli, ce lo evolvevamo in palestra, aveva anche il suo perché. Vabbè, comunque ottimo. Abbiamo scottato. Adesso direi ci facciamo questi 3 allenatori. Vado a curare anche i Pokémon, va là. È vero che dovremmo vincere contro Erika anche senza Charmeleon, per dire, perché Raticate lì che scalpita e PG8 con attacco d'ala finalmente una mossa volante, qua dovrebbe fare uno sfracello. Però dai, è la palestra di Charmeleon sostanzialmente, non possiamo fare altrimenti. Se non schiatta prima, vediamo. Frustata, non ci fa niente la mossa d'erba. Braciere. Ok. Fantallenatrice, ok, vinto. Adesso sono anche abbastanza ricchi. Faccio un piccolo taglio, vado a curare i Pokémon e torno. Ok, eccoci qua, sono tornato. Battiamo anche queste allenatrici qua. Pupa vuole lottare. Ok, c'è. Dimmi che... dai, scommetti che mi avvelena. Ok. Scottatura brucia, ma non tanto. Ok, facciamo un bel graffietto. Perfetto, e uno è andato. Gloom. Braciere. Abbiamo scottato anche questo, assorbimento, molto bene. Braciere, tanto quanti Pokémon potranno mai avere? Benissimo.
Anche questa qui. Sì, non c'è una vasta scelta di Pokémon d'erba, cioè a parte quella che aveva Bulbasaur e Ivysaur, gli altri hanno tutte robe. Ok, Execute. Questa era l'alternativa che avevo pensato a Viplum, per il semplice fatto che Executor è sì un Pokémon d'erba, ma è anche un Pokémon psico, quindi avremmo avuto il doppio tipo. Oggi che animazione è super impattante questo riflesso. Ok, è andato giù che è facile. È andato giù che è una bellezza, si potrebbe dire. Splendido. Oh, ok. Beh, anche ricchi e sfondati. Bravo, bravo, bravo. Benissimo. Ciao. Che tempo magnifico, vero? Si sta benissimo. Oh, per dirci, devo essermi addormentato. Accomodati. Mi chiamo Erika, sono il capopalestra di Azzurropoli. Insegno l'arte dei fiori. I miei Pokémon sono del tipo erba. Oh, scusa. Non avevo capito che volevi sfidarmi. Come desideri. Ma io non perderò. Ce lo dicono un po' tutti che ci battono, che... Pazienza, comunque Erika molto carina, fatta molto bene. 3 Pokémon. Questo è semplicemente stupendo. Victreebel livello 29. Ok. Guardate come regge anche. Adesso se... Vabbè che è più lento di noi, potrebbe farci anche Volgigotta, in teoria non... Ecco. Però appena finito siamo più veloci noi, no? Se non fa 5 turni, perché qua il veleno, abbiamo anche il veleno che ci picchia un po'. Bracerbo. Uno è andato. Charmeleon sarà a livello 35, veramente bastava poco per farlo evolvere anche in Charizard. Lo avremo presto. Cotangela, bellissimo, bellissimo. Lo facevo un pochino più tank Tangela, a dire la verità. Qua lega tutto, ha pure fallito, mi spiace. Ha fatto una brutta figura questo Tangela, ma è un bel Pokémon. E Viplum, ok. Viplum in realtà... Mamma mia, che male che gli abbiamo fatto. E qua Viplum ha mega assorbimento, io devo capire perché allora, cioè... Io ho cercato e in teoria non lo impara, ma neanche Gloom, non so perché allora. Peccato, cioè Erika ha fatto più brutta figura delle sue compagne in palestra, però. Comunque è graziosa, la perdoniamo. Ammetto la sconfitta, sei veramente molto forte. Ti darò la medaglia arcobaleno. E anche una fracca di soldi, che non guastano mai. Farà obbedire i Pokémon fino al livello 50. Inoltre i Pokémon potranno usare forza anche quando non stanno lottando. Porta anche con te questo, ok. Riceve MT21. Ah, adesso si spiega tutto. La MT21 contiene mega assorbimento. Ok, ok. E questa potrebbe essere la svolta in realtà per Viper, però... adesso lo diciamo stoce che non si offenda, ma... non mi porterò dietro Viper fino in fondo. Non è abbastanza mega assorbimento per arrivare alla Lega, cioè almeno fango bomba, non so, è un Pokémon erba, insomma. No, decisamente no. Ditemi anche la vostra nei commenti, ma insomma penso che Viplum non sia adatto per arrivare alla Lega. Anche se sta facendo il suo, adesso non lo vediamo mai all'azione, però in realtà tanca abbastanza, non fa schifo. No, considerando che mega assorbimento glielo deve insegnare così. Petalo danza non lo impara perché lo hai voluto prima che lo imparasse. Non ha le mosse folletto che ha in altri giochi perché non c'è il tipo folletto. Insomma, così. Direi che per questo episodio... No, vi faccio vedere Snorlax. Faccio vedere Snorlax che diventerà invece probabilmente uno dei nostri. Perché mentre allenavo i Pokémon, quello misterioso ovviamente, e Jolteon,
Sono andato un po' qui a sinistra e qui c'è un bello Snorlax che dorme. Verremo a svegliarlo appena abbiamo il Pokeflauto. Qui sopra c'è un prato, faccio vedere, con i Doduo che ho catturato. Sono andato, intanto che allenavo i Pokémon, ho catturato Doduo qua e Growlithe nell'altro prato, quello a destra della città. Qui c'è una casettina che non sono andato a parlare, a dire la verità, voglio farlo insieme a voi, che se non sbaglio ci dà volo. Hai scovato il mio rifugio segreto. Ti prego di non dire a nessuno che sono qui, ti ricambierò. Manuel riceve la MN02, che è volo. Ti riporterà in qualsiasi città, usala con cura. Ok, ovviamente PG8 è in grado, dovrebbe essere in grado di imparare volo. Adesso vediamo. Anzi, possiamo anche insegnargliela. Ecco. Dopo anche PG8 probabilmente ci lascerà e a quel punto sarà Charmeleon. Ok, però almeno così abbiamo una mossa volante. Perfetto. La MT, ok, ho preso la Pokébambola, un'acqua fresca per la guardia. Ok. Direi che per questo episodio è tutto. Mi pare che abbiamo fatto la palestra sostanzialmente è un po' poco, però ce la siamo goduta e abbiamo chiacchierato un po'. Vi do appuntamento a domenica con il prossimo episodio dove affronteremo il casino Rocket e lì ci sarà un bel po' da combattere. Magari porto i Pokémon a livello 35, così un po' tutti. Bene, vi saluto, commentate, lasciate un like se vi è piaciuto e supportate un po' questa serie. A presto, ciao!